Ciao ragazzi, oggi iniziamo a fare un po' di lavori. Siamo al capanno nuovo, abbiamo 206 qua perché il BMW non può muoversi, però oggi allarghiamo e passiamo il Passat. Iniziamo a lavorare, dai. Boh. La passiamo? Dai. Qua c'è pochissimo spazio tra gomma e molla. Adesso vediamo se riusciamo a fittare lo stesso anche con un distanziale da 2 cm. Qua abbiamo già rollato prima, ci siamo dimenticati di filmare. Adesso finiamo dalla parte di là e vediamo. Facciamo una prova su strada e vediamo la molla come sta. Proviamo, vai! Che ammazza la molla. Questo è del tutto. Beh, diciamo che comunque è già meglio che di là. Sì. È più guardabile. Assolutamente. Gli altri 2 centimetri starebbero molto bene. Sì, ci vorrebbe un bel tac. Però abbiamo problemi tecnici questi cerchi. Queste molle di merda qua. Sì. Niente male. Notte bad. Comunque dai. Abbastanza filo. Abbiamo una differenza in brutta qua. È totalmente diverso. Sì. Dai, proviamo un attimo. Sì, dai. Test drive non tanto per l'altezza ma per vedere se la molla fitta. Si apre questo cancello? Ah, porco dio. Scrunch. Cani. Con perdon. Vai. Hola. Che mezzo. Che figata. Dai. Vediamo se ha toccato. Vabbè, ho Allora. già passato un po' di primer, però ha toccato. Toccato Poco. un pochino, Poco. basta mezzo centimetro in su e E dobbiamo non essere a dovrebbe posto. rompere più i coglioni, alla fine l'abbiamo sforzata anche un po'. È solo non sia qui mai. sarà stato siano un 3/4 di centimetro di grattatina da gomma. Mi sono dimenticato che dovevamo fare il video prima. Vabbè. Vabbè, tranquillo. Adesso si sta asciugando. Alziamo di un mezzo centimetro, mettiamo sul cerchio, rolliamo di là. Tu, cazzo fai? Cosa vuoi? Vuoi entrare nel video? Sì. Ciao. Entra. Abbiamo scoperto che girando la molla non è perfetta e quindi forse abbiamo risolto il problema a priori. Dici che tocca? Tanto? Più o meno di prima. Boh, adesso rolliamo qui, battiamo tutta questa zona qua che taglia la gomma e sistemiamo il tutto. Allora, adesso stiamo usando questo BCV. Facciamo come abbiamo fatto nell'altro Fender. Poi ha altri 4 buchi, perché se fai altri 4 fori sui mozzi hai più sicurezza che non perdi il cerchio. Esatto. È tutto studiato apposta. Ingegner Daniele. La sicurezza prima di tutto. Ora non laviamo la macchina. Beh, allarghiamo un po' di più. Poco di brutto proprio. E praticamente noi adesso lo mettiamo qui in mezzo e praticamente utilizziamo la sagoma della gomma per allargare. Funziona un trucco che funziona sempre, l'ho imparato in America, è una tecnica molto divertente comunque. A posto, questo è bello saldo, rigido. Adesso abbassiamo la macchina. Nonostante abbia le lamiere più dure del mondo da rollare. Vedrai che con un po' di persuasione
Si rollano. Si rolla. Siamo pronti? Vai. Adesso tu salti qua, guarnizione e Vabbè, tanto è già cagata addosso. È anche un test per vedere se ci sono rumori strani. Sembra di no. poi adesso le abbiamo gentilmente chiesto di allargarsi un po' il fender e lavoriamo qua perché è un cammello adesso. Letteralmente. Chiediamo gentilmente di levarsi dalle palle. Eccolo qua. Dai, montiamo sto cerchio, è finita, abbiamo abbassato. Non diciamo altri dettagli su altri lavori di bestemmie varie. Allora, primo tentativo da macchina un po' più bassa. Come potete vedere qui il fitment è sublime. È perfetta. Abbiamo controllato, No, questo vuol dire che posso fare anche un tac completo. Sì. Abbiamo controllato, le molle non toccano, abbiamo sistemato quel problema. Fitta alla perfezione. Facciamo una piccola tirata finale per vedere Se e facciamo ritirare il libretto come una macchina mia. Una piena vittoria questa. Sì, Assolutamente sì. assolutamente. Attento. Sì. Sistemato sto problema. Porco di finalmente, cazzo. Era ora. Mamma mia. Oh, Una ma- volta la vedevo impennata in avanti, Cristo. Non Sì, riuscivo sì. a vederla. Adesso dobbiamo sistemare il D106. Prossima volta. Prossima volta. No, forse non nel prossimo video, ma prossimamente lo facciamo.